Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi realizziamo insieme questa ciabattina ad uncinetto. Io ne ho fatto un portachiavi, ma ovviamente potreste farne un sacco di altri utilizzi. Per esempio, potremmo con un filato più sottile farne dei simpatici orecchini estivi, oppure potremmo utilizzarlo come pendente per una semplice collana estiva, magari anche per una bambina. L'anno scorso avevo realizzato il tutorial dell'infradito ad uncinetto che vi è piaciuto tantissimo e quindi quest'anno ho pensato di aggiungere alla collezione la ciabattina. Se non avete ancora visto il tutorial dell'infradito ad uncinetto ve lo lascio linkato nel box informazioni. Lo schema è facilissimo e velocissimo, quindi non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per questo progetto ci serviranno filo cotone cablé numero 5 in due colori, un uncinetto da 1,5 o 2 mm a seconda della vostra mano, un ago da lana, una forbice, un anello portachiavi e una coppia di pinze. Cominciamo dalla soletta e per questo realizziamo un nodino iniziale, quindi facciamo un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo il filo sotto, estraiamo con l'uncinetto e tiriamo. E lavoriamo 11 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lavorate le 11 catenelle, cominciamo a lavorare dalla seconda catenella dall'uncinetto e nel filetto dietro, quindi girando le catenelle vediamo che c'è questo filetto che corre dietro, lavoreremo in questo filetto. E cominciamo lavorando un aumento di punti bassi, quindi 2 punti bassi nello stesso punto. Se non vi piace lavorare nel filetto dietro, lavorate come siete abituate. Ora lavoriamo 4 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 4 mezzi punti alti, 1, 2, 3, 4 e nell'ultimo punto lavoriamo 5 punti alti, tutti nello stesso punto. 1, 2, 3, 4 e 5. Ed ora torniamo indietro, lavoriamo 4 mezzi punti alti e se vogliamo prendiamo nella lavorazione anche la codina per nasconderla. 1, 2, 3, 4, 4 punti bassi, 1, 2, 3, 4 e terminiamo il giro con un aumento. 1 e 2 punti bassi nello stesso punto. Chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso lavorato del giro e così termina il primo giro. Nel secondo giro lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro e nel secondo giro lavoreremo tutti mezzi punti alti. Partiamo dal secondo punto, quindi non da questo ma dal successivo. E da questo punto lavoriamo 2 aumenti, 2 mezzi punti alti nei prossimi 2 punti, 1, 2, 8 mezzi punti alti, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
5 aumenti di mezzi punti alti, quindi per 5 volte 2 mezzi punti alti nello stesso punto, 2, 3, 4, 5, 8 mezzi punti alti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e terminiamo il giro lavorando 2 aumenti, sempre di mezzi punti alti. 1 e 2 e chiudiamo il giro con un punto bassissimo sul primo mezzo punto alto lavorato del giro. E la soletta è già pronta. Una volta lavorata la prima, ne lavoriamo un'altra esattamente identica. Per la soletta che resterà sopra, una volta terminato il secondo giro, lavoriamo 6 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, giriamo il lavoro e lavoriamo un punto bassissimo alla base delle catenelle. Lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Così. Per realizzare le stringhe prendiamo la soletta che resta verso l'alto e prepariamo un nodino iniziale con l'altro colore. Per capire dove partire con le stringhe contiamo 11 punti dall'inizio del giro, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e nell'11° punto ci inseriamo con l'uncinetto, così. E usciamo nel punto successivo e creiamo un punto bassissimo. Così, in questo modo ci siamo agganciati. Lavoriamo 8 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ci posizioniamo nello stesso punto dall'altra parte. Quindi contiamo di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qui entriamo e usciamo dal punto successivo facendo un punto bassissimo. Così. 8 catenelle e passiamo dall'altra parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ci agganciamo sul punto da cui eravamo usciti prima e usciamo nel successivo e facciamo un punto bassissimo. E continuiamo così avanti e indietro passando nel punto successivo per 3 o 4 volte. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e dall'altra parte partiamo dal punto in cui eravamo usciti prima e passiamo al successivo e facciamo un punto bassissimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fatte le 8 catenelle, passiamo dall'altra parte e facciamo un punto bassissimo. E a questo punto abbiamo 1, 2, 3, 4 stringhe. Fatte le 4 stringhe lavoriamo 3 catenelle e 2 punti bassi prendendo tutte le stringhe, quindi passo attraverso tutte le stringhe, tiro bene, 1 e 2 punti bassi, altre 3 catenelle, 2, 3 e un punto bassissimo come al solito dall'altra parte. Se questa parte vi piace più spessa potete fare altri 2 giri.
Una volta fatto questo giro che unisce le stringhe, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Estraiamo l'uncinetto e con l'uncinetto portiamo i fili di fine e inizio lavoro sul retro. Così. Riprendiamo la soletta che andrà sotto e componiamo la ciabattina. Quindi mettiamo sopra la parte che va sopra, estraiamo l'uncinetto ed entriamo nel primo punto anche della soletta sopra, quindi dobbiamo prendere lo stesso punto sia sopra che sotto ed estraiamo l'asola. E lavoriamo un giro di punti bassissimi per unire le due solette, quindi prendiamo tutto il punto della soletta davanti e tutto il punto della soletta dietro, esattamente come abbiamo fatto per l'infradito, e lavoriamo tutto un giro di punti bassissimi. Cogliamo l'occasione per nascondere tutti i fili all'interno. E una volta arrivati alle stringhe semplicemente continuiamo a lavorare come abbiamo imparato, quindi prendendo tutto il punto davanti e tutto il punto dietro, tutto il punto davanti e tutto il punto dietro, e terminiamo tutto il giro. E una volta arrivati all'ultimo punto tagliamo il filo estraiamo l'uncinetto, infiliamo il filo in un ago da lana e creiamo la chiusura invisibile, e per questo entriamo dentro tutta la catenella del primo punto bassissimo e retrocediamo al centro della catenella dell'ultimo punto bassissimo e passiamo dietro. In questo modo creiamo un'ulteriore catenella e non si vede la chiusura. Sul retro andiamo a prendere un filetto dentro, così, qui facciamo un nodino e nascondiamo il filo attraverso la ciabattina. E allo stesso modo nascondiamo anche quest'altro filo e tagliamo. Per farla diventare un portachiavi prendiamo l'anello portachiavi, le pinze, apriamo l'ultimo anello della catena, inseriamo l'asolina che abbiamo creato con le 6 catenelle e richiudiamo. E il nostro nuovo portachiavi è pronto. Ed ora sbizzarriamo la nostra fantasia e facciamone di tutti i colori. In questo caso, per esempio, per le stringhe ho utilizzato un filo multicolore e dà questo risultato. E questo è il confronto con l'infradito che avevamo fatto l'anno scorso, che tanto vi è piaciuta. Che dite? Più bello l'infradito o più bella la ciabattina? E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questo nuovo portachiavi vi piaccia, che vi possa essere utile per l'estate, che ne facciate tanti e di tutti i colori. Non vedo l'ora di vedere le foto delle vostre ciabattine sulla mia pagina Facebook e di leggere i vostri commenti qui sotto. Come al solito vi ringrazio un sacco di aver seguito anche questo video. Se vi è piaciuto mettete un bel like e condividete e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E io come al solito vi mando un grande abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!